qua. Bene, buonasera. Qua dice che il mio microfono sembra rumoroso, speriamo di no. Buonasera, benvenuti. Siamo in diretta questa sera a Dialoghi Igienisti con Isadora. E questa sera parliamo di nuovo di digiuno. Dico parliamo di nuovo perché l'altra sera abbiamo fatto una conversazione bellissima con Lucia, che però purtroppo è finita persa, non c'è più. E quindi niente, voglio ripetere alcuni concetti molto importanti perché sono fondamentali. Si sente parlare molto del digiuno in questo periodo e io vorrei farvi riflettere un momento sul fatto che il digiuno è sostanzialmente molto diverso da qualsiasi altra dieta o processo di guarigione, nel senso che il digiuno è un sistema fondamentalmente per staccare, e chi si accosta al digiuno perché se ne sentono meraviglie, nel senso che effettivamente digiunando si mette in moto l'autolisi del corpo, tutti i processi di autoguarigione del nostro organismo, e questo è molto interessante, molto importante. Ma la cosa fondamentale è che digiunando si rompono gli equilibri, si rompono gli schemi dell'abitudine, gli schemi ai quali siamo attaccati, ai quali siamo legati, che sono poi quelli che ci fanno ripetere, diciamo, gli stessi, non gli stessi errori, ma gli stessi comportamenti una volta che abbiamo finito una volta che abbiamo finito la nostra dieta o il nostro momento da, tra virgolette, bravi ragazzi. Ecco, vorrei porre l'accento sul fatto che con il digiuno tutto questo non succede, nel senso che invito ad approcciarsi al digiuno tutti coloro che in realtà hanno voglia proprio di cambiare vita, perché attraverso un periodo di digiuno, che ripeto e lo ripeterò fino alla nausea, è solo un periodo, perché la vita va vissuta, va gustata con tutte le meravigliose cose nutrienti che ci sono. Però attraverso questo momento di digiuno noi inneschiamo nel nostro organismo un cambiamento profondissimo, estremamente profondo, del quale abbiamo proprio poco sentore, poca consapevolezza, finché poi non ci ritroviamo profondamente cambiati. Ecco, quindi io invito ad approcciare a un'esperienza di digiuno tutti coloro che vogliono effettivamente cambiare qualcosa nella propria vita, tutti coloro che sono stufi di ripetere il solito tran tran, e tutti coloro che sanno che poi non saranno più gli stessi, magari saranno meglio, una versione migliore di noi stessi, speriamo, e insomma comunque tutto fa brodo, nel senso che ogni esperienza ci serve per costruire il nostro bagaglio, però ecco, dopo aver effettuato un periodo di digiuno, quello che si scopre è che il nostro organismo diventa più elastico, più rapido, più leggero, più sciolto, più resistente, e nello stesso tempo noi siamo liberi da tanti schemi. E per esempio quando assaggiamo cibi che prima ci facevano impazzire, scopriamo che magari non hanno più lo stesso effetto. Sì,
quel gusto è sempre quel gusto, però non ci suscita più quelle emozioni, non ci dà più quel piacere e invece possiamo scoprire di avere un piacere pazzo e insano per cose che prima non ci lasciavano, cioè ci lasciavano completamente indifferenti. Quindi, ecco, questa è una cosa molto importante ed è la cosa che, fa la differenza. Un conto è voler approcciare un periodo di disintossicazione, di detox, perché ci si sente stanchi, stressati, ci si sente troppo pieni. Un conto invece molto, molto, molto diverso e un effetto molto, molto, molto diverso è quello che avremo affrontando un digiuno. Un digiuno sarà, molto più rapido, ehm, nello stesso tempo ci darà la possibilità di andare a cambiare proprio profondamente, perché andrà a lavorare profondamente proprio sulla nostra struttura fisica e quindi di conseguenza anche energetica. Questa è una cosa importantissima sulla quale volevo porre l'accento. Bene, un'altra cosa invece molto, molto importante della quale voglio parlare, perché mi è stata fatta una domanda in chat da una ragazza che l'altra volta, non è riuscita a collegarsi per un motivo o per l'altro. Anzi, a questo proposito voglio controllare se qualcuno è riuscito a collegare o meno. Okay, comunque noi qua ci siamo e qui andiamo avanti. Ehm, la cosa che volevo dire era: questa ragazza, mi ha fatto una domanda, voleva sapere come approcciarsi al digiuno o a questi trattamenti detox se si è sotto sotto uso di farmaci. Per esempio lei fa uso costante di insulina. E quindi una cosa fondamentale da dire è che digiuno, detox e queste cose qui, hanno la loro massima efficacia nel momento in cui noi non assumiamo, prodotti sintetici, prodotti chimici, prodotti che non provengono dalla natura e non provengono non sono destinati naturalmente alla nostra alimentazione, okay? Quindi in questi casi il digiuno ad acqua, il digiuno secco, il digiuno a succhi sono sconsigliati. Possiamo invece approcciare in una maniera differente. Intanto possiamo approcciare comunque cambiando un po' lo stile alimentare, perché sì che io insisto sempre che, attraverso il digiuno si dà il taglio netto e poi da lì si può cambiare senza, diciamo, far fatica, ma se digiunare non si può comunque virare verso un'alimentazione più cruda, più fresca, quindi, fatta prevalentemente di frutta e di verdura fresche, crude, non cucinate, perché mantengono le loro proprietà, poi trattate opportunamente, insomma ci sono 1000 ricette molto, molto, molto interessanti. Però dall'altra parte, tutto quello che si manifesta ha anche una sua componente, diciamo, energetica, vibrazionale, una sua componente emotiva e quindi si può fare un lavoro, diciamo, preparatorio, cioè che è quello di abbinare il digiuno magari intermittente o comunque un'alimentazione, che, porti verso il la pulizia, che comunque aiuti il sangue a rimanere fluido, a rimanere ossigenato, aiuti, l'organismo attraverso tutti i nutrienti freschi e, biodisponibili, che sono quelli appunto che vengono dalla frutta e dalla verdura non cucinate e quindi ancora con tutte le proprietà intatte. E, mhmm, dall'altra parte si può, osservare appunto
dal punto di vista vibrazionale, quindi sostenere il momento accompagnandolo magari con dell'acqua informata radionicamente con le vibrazioni dei fiori di Bach che possono corrispondere alla situazione. Chiaro, bisogna fare sempre una valutazione caso per ognuno del perché si è arrivati a manifestare quel disagio, insomma, quell'espressione di disagio. E quindi appunto lavorando sull'espressione, lavorando su una disintossicazione iniziale, si può vedere che cosa succede e poi sarà a scelta di chi si sottopone in accordo con i suoi terapisti, eccetera, sarà la scelta di proseguire e in quale forma. Però fondamentalmente, appunto, non ha senso mettersi a digiunare se si prendono farmaci, se si assumono integratori, che sono la stessa cosa dei farmaci, nel senso specialmente se sono sintetici, e in un momento di digiuno no grazie, no anche no grazie. E chiaramente tutti i succhi, tutte le cose prodotte a livello industriale non ne parliamo neanche. E quindi, insomma, io spero di essere stata chiara anche su questo, perché ci tenevo a dirlo, ci tenevo che rimanesse in video, spero che questa volta rimanga, sto facendo i primi esperimenti con le pubblicazioni con YouTube, con le premiere, con tutte queste cose qua, e quindi insomma non so se sono riuscita, però me lo auguro, e se no casomai ripeteremo, perché repetita iuvant, ok? Quindi queste due cose erano molto molto importanti e ne volevo parlare subito. Un'altra cosa importante che volevo dire, insomma, il titolo della trasmissione, diciamo, del momento di questa sera è Digiuno quando e digiuno perché. Allora, abbiamo già ampiamente detto che il digiuno è un sistema per guarire. Ripetiamolo un'altra volta, ripetiamolo allo sfinimento. Quando il nostro organismo ha fame di zucchero, che è diciamo il suo carburante principale, e dico questo in maniera molto molto semplice e ridotta, entra in una modalità diversa e inizia a utilizzare le riserve grasse, utilizzando i chetoni, i corpi chetonici. In questo momento succede che intanto noi reagiamo diversamente, siamo molto più attenti, siamo molto più pronti, molto più svegli, perché proprio il diverso tipo di carburante dato alle cellule produce effetti differenti. Quindi intanto succede quello, e poi che cosa succede? Succede che il corpo che è passato, diciamo, in questa modalità differente di funzionamento, specialmente quando ha problemi e situazioni da risolvere, è ben felice di essere passato in modalità autoriparazione, diciamo così, sempre in maniera molto semplicistica, e quindi collabora nel senso che non ci fa venire fame. Tant'è vero che chiunque ha digiunato può darci la sua esperienza, e io do la mia, se fa testo, però sono autoreferenziale. Mi dispiace perché l'altra volta c'era Lucia che confermava, forse riesce a collegarsi con noi anche questa sera, ma un pochettino più tardi, e quindi vediamo se arriva Lucia, se no va bene così. E mi sono persa il filo. E quindi dicevo del fatto che l'organismo entra in questa modalità di autoriparazione e ci fa passare la fame. Quindi questa cosa che sembra così terribile, digiunerò, avrò fame, morirò di fame, sarà una cosa così tremenda, e invece si scopre che
è diversa e, mhmm, si percepisce che la fame è una fame fondamentalmente mentale. Tant'è vero che, ho scoperto nelle varie persone che ho seguito, durante il loro momento del digiuno, che una cosa comune a tutti era quella di andare a cercare con insistenza ricette. E però mi dicono e l'ho fatto anch'io, e mi dicono: "Ma è una cosa strana perché io le guardo le ricette, ma non ho fame, però le ho voglia di guardarle", no, quindi è come se fosse proprio tutto un loop mentale, perché in realtà, lo stomaco non ha fame, cioè, si percepisce invece molto bene la fame quando il digiuno è terminato, cioè quando l'organismo ha, utilizzato tutte le sue riserve, diciamo, disponibili e quindi prima di andare a attaccare ad intaccare tessuti più nobili e utili sostanzialmente, non tanto nobili quanto utili, dà un segnale molto forte con la ripresa forte della fame, che è proprio una fame, una signora fame, che non è quella fame mentale di: "Ma mi mangerei", ma è proprio fame che mo me magno il tavolo, ecco. A proposito di questo, un'altra cosa molto, 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 molto importante rispetto al digiuno è la ripresa, perché tutti pensano che per il momento del digiuno sia quello, diciamo, più difficile, più faticoso e anche più importante. Invece, uno dei momenti, diciamo, più, delicati è il momento dell'interruzione del digiuno, cioè quando ricomincio a mangiare. Quando ricomincio a mangiare, e come poi mi riprendo ad alimentare. Perché? Perché, come ho detto prima, finito il digiuno, possiamo scoprire gli alimenti, Noi usiamo fare questo esercizio. Intanto interrompiamo il digiuno con del succo di frutta o con della frutta molto acquosa, a piccole dosi, per permettere piano piano allo stomaco di ricominciare la sua attività di produzione dell'acido. Ehm, Un'altra cosa che è molto importante è che, durante questa ripresa del digiuno, che appunto avviene gradatamente e, possono passare anche parecchi giorni, a seconda di quanti giorni abbiamo digiunato, prima di ritornare, diciamo, ad un'alimentazione normale. Possiamo dire che altrettanto tempo, tanto tempo abbiamo impiegato a digiunare, quanto tempo impiegheremo per ritornare passo passo all'alimentazione normale. E che cosa in che modo torniamo all'alimentazione normale? Torniamo sperimentando, perché una delle cose importanti che avvengono durante il digiuno è che entriamo in contatto con il nostro corpo e come dire, il digiuno ci obbliga alla mindfulness. È una cosa strana, ma ci porta estremamente in contatto con noi stessi ed estremamente nel qui ed ora. Quindi, una volta fatta questa esperienza, che è un'esperienza che assolutamente, permea il nostro essere ed è indimenticabile, mhmm una volta fatta questa esperienza, possiamo vedere che il possiamo cominciare ad assaggiare i vari i vari alimenti. Assaggiare i vari alimenti, provare che senso ci danno, provare come ci sentiamo, iniziando dalla frutta, magari la prima volta mangiamo l'arancia, e la seconda volta mangiamo il melone, la terza volta adesso a seconda ora non sono di stagione, l'arancia e il melone, son fatto proprio 2 esempi completamente, agli antipodi, però diciamo di volta in volta sperimentiamo con un frutto nuovo, con un cibo nuovo e
Poi vediamo come reagisce il nostro organismo, come ci sentiamo dopo quel cibo. Ci sentiamo energici, pieni di vita, ci sentiamo forti oppure ci sentiamo appesantiti, ci sentiamo stanchi, ci sentiamo fiacchi. Questa è un'altra cosa molto importante. Questo perché? Perché da quando abbiamo iniziato a mangiare, quindi dal nostro svezzamento praticamente, da quando eravamo piccolini piccolini, la maggior parte di noi non ha mai più smesso di mangiare, quindi che cosa succede? Succede che dopo il primo momento veramente di blocco, che succede con un digiuno, noi siamo nuovi ai gusti, tant'è vero che sarà strano percepire di nuovo i gusti e saranno amplificati gli odori, saranno amplificate tutte le sensazioni, okay? E nello stesso tempo noi avremo la possibilità, diciamo, di svezzarci da soli. Avremo la possibilità da soli di valutare se se i cibi che stiamo assumendo sono adatti per noi o meno e che effetto ci fanno questi cibi e se questi cibi, sono poi giusti per la nostra alimentazione, okay, e per la nostra felicità. Perché questa è una cosa fondamentale. Noi dobbiamo mangiare per essere pieni di vita, per essere felici, per essere allegri, per essere leggeri, per essere forti, mh? E specialmente in questo periodo, che è il periodo estivo, ci stiamo preparando all'inverno. Sono inverni nei quali si fa molto terrorismo mediatico per tutte le minacce dei freddi, eccetera, eccetera, e a maggior ragione non c'è prevenzione migliore che rinforzare le proprie difese immunitarie con un bel periodo di digiuno o di detox. Ehm per questo sono molto, molto contenta. Vi do un'informazione in più. Prossimamente avremo uno spazio dove poter ospitare digiuni in presenza e quindi probabilmente già dalla prima, seconda settimana di agosto e poi per tutto il mese di settembre sarà possibile per chi volesse venire a digiunare in presenza, avere uno spazio dove potersi ritirare per il tempo necessario, diciamo senza limiti, e poi si può concordare. Insomma, comunque questa era solo una piccola anticipazione, poi ne parleremo meglio quando sarà il momento, però non stavo nella pelle e volevo cominciare a dirlo. Questa è una cosa molto importante. Stiamo organizzando anche un momento, di approccio al digiuno, che dovrebbe essere alla fine di questo mese. Ora vediamo a seconda un po' della partecipazione e anche a seconda degli impegni, perché dovrebbe essere, contemporaneo al momento del trasloco. Quindi vediamo, insomma, se c'è una partecipazione nutrita, vediamo di farlo, altrimenti lo posticipiamo magari di una settimana in modo che il trasloco sia compiuto e tutto questo possa già essere seguito da un altro spazio, quindi presto non ci sarà più questo background alle mie spalle e ne sono molto felice, ne sono molto felice. Bene, mhmm mi dispiace che non sia ancora arrivata Lucia, perché magari poteva porre qualche domanda interessante o qualche spunto importante. Ehm, però ecco, un'altra riflessione che voglio fare è sul fatto della giovinezza, che si manifesta dopo il digiuno. A me molta gente dice: ma tutte le volte che vengo, che ti vedo, tu sembri sempre più giovane, come mai?" Io non credo che siano complimenti, perché io stessa mi vedo, nonostante che si veda il passare del tempo, però è vero, sembro più giovane adesso di 10, 15 anni fa. Comunque la pelle è diversa, e
C'è da dire che, io vivo in una maniera molto morbida, nel senso che assolutamente, quando sto male, quando c'è una situazione importante faccio un momento di digiuno, che può essere più o meno lungo a seconda di quella che è la situazione, perché ecco, un'altra cosa importante, il digiuno può essere usato, soprattutto come metodo di emergenza, cioè mi sento male, comincio a sentirmi leggermente che c'è qualcosa che non va, tac, digiuno subito però, non dopo 2 giorni, perché dopo 2 giorni è già tardi, immediatamente, subito, immediatamente, appena avverto quel senso di malessere, tac, immediatamente 1 giorno di digiuno, magari 1 giorno poi a succhi e 99 su 100 tutto si risolve, semplicemente. Chiaro, più si aspetta, meno è facile, specialmente con i sistemi naturali, che le cose si sciolgano prima. Mh. Una parte molto comunque importante è quella dell'aspetto psicologico. E su questo voglio fare una condivisione. Io avevo mi era uscito tempo fa una un brufolo importante, sotto chiappa, diciamo una bella infiammazione presente, e contemporaneamente al momento nel quale è uscito il problema casa, spazio, e non appena si è risolto il problema casa, si è risolto anche il problema brufolo, da solo, semplicemente. Comunque vedo che, insomma, dovrebbe arrivare Lucia. Comunque, ecco, un'altra cosa che volevo dire è che, perché fare il digiuno? Perché vogliamo rinforzare le nostre difese immunitarie, oppure perché, io personalmente sono arrivata perché ero disperata, nel senso che, avevo studiato da tanti anni, mi occupavo di tecniche olistiche, di tante cose del genere. Però non avevo mai fatto un lavoro così approfondito su me stessa. Sono arrivata a scegliere il digiuno perché io mi ammalavo sempre di polmonite finché o venivo ricoverata o comunque prendevo, terapie antibiotiche veramente, veramente importanti, con dei signori effetti collaterali, e finché un bel giorno, proprio i medici dell'ospedale mi dicono: "Signora, guardi che se lei non smette di ammalarsi poi muore, perché se diventa sensibile a questi antibiotici, cioè se si abitua a questi antibiotici, poi questi antibiotici non fanno più effetto, non ne abbiamo altri. E quindi veda un po' di smettere di ammalarsi." Ecco, capite che il medico che ti dice: "Veda di smettere di ammalarsi", e tu dici: "Va bene, vediamo come posso fare." E allora, insomma, che tra una cosa e l'altra, io che sono sempre stata una super gaudente, mi sono trovata dover dover per forza provare, no, questa cosa. Ecco, quindi io lì ho trovato, nella paura, ho trovato la forza di iniziare a fare il digiuno. C'è da dire che era anche molti anni fa e quindi non c'era tutta l'informazione che c'è adesso, e speriamo che ce ne sia sempre di più, e a questo proposito ci sono anch'io che faccio informazione, proprio perché io non ne ho trovata tutta quella che avrei voluto, e quindi me la sono dovuta fare con le mie mani, con la mia testa, con la mia esperienza, e quindi ora sono qui anche per trasmetterla, anche perché è l'unica, veramente l'unica cosa sulla quale posso mettere la mano sul fuoco, come si dice. Ho studiato veramente tanti campi, chi poi mi conosce in maniera un po' più approfondita lo sa, però questa è l'unica cosa che io mi sento di proprio propagandare, perché ho sperimentato sulla mia pelle e funziona. Io che mi ammalavo sempre di polmonite ed ero a rischio, appunto, invitata dai medici a far qualcosa, già dalle prime sessioni, diciamo dopo i primi 3 mesi, io non mi sono mai più ammalata, mai più. Mai più venuta, ma neanche una febbre, cioè un paio di volte,
m'ha iniziato a venire come una linea di febbre, e niente, mi son fatta un giorno di digiuno, un giorno di succhi ed è andata così. Vabbè, sono ritornata nella taglia di quando andavo al liceo, che non è poco, perché comunque il mio organismo si portava dietro quasi 28 chili in più. Il organismo, quindi le articolazioni, quindi il cuore, quindi tutti gli organi, tutti i vasi. Insomma, signori, c'è tanto da fare. C'è tanto da fare e fondamentalmente, anzi, più passa il tempo, secondo me, e più ci rendiamo conto che un certo stile di vita che è stato propagandato fino adesso, fino agli ultimi, cioè nell'ultimo anno e mezzo, 2, con veramente le cose quasi aberranti che abbiamo visto, effettuate sia a livello sanitario che a livello ambientale, a livello, modificazioni alimentari, eccetera, eccetera. Insomma, stiamo vedendo che l'unica cosa che noi possiamo fare, ehm, per contrastare tutto questo è tenerci in forma e contare sulle armi naturali dell'organismo, che sono poderose e che funzionano alla grande. Assolutamente. In tutta l'esperienza che ho avuto non ho mai avuto nessuno che non abbia avuto effetti positivi. Nessuno. Non c'è stato nessuno. Magari qualcuno che avrebbe potuto andare più a fondo, perché non tutti sono fatti uguale. C'è chi, inizia e, si accorge che il treno del digiuno lo porta proprio verso il cambiamento della sua vita, no, per esempio ho avuto una signora che adoro, che ha iniziato un momento di approccio, di detox, e poi chiaramente in tutti questi momenti ognuno è sempre libero di fare come crede, nel senso che, non c'è uno scopo prefisso. Di ora in ora io invito a scegliere che cosa uno vuole fare, no, a verificare: come mi sento? Mi sento bene? Posso continuare? Bisogna che mi fermi? Come insomma. Ehm, e questo è un sistema che ho visto che funziona molto bene, piuttosto che prefiggersi magari: "Ah, digiunerò per 10 giorni" e dopo mezz'ora c'hai già una fame che ti mangeresti il tavolo. E quindi questa cosa no. E comunque niente, questa signora si era prefissa, ne avevamo un tempo di 10 giorni nel quale saremmo entrati e usciti dal digiuno, quindi una cosa molto soft, molto così, molto d'inizio, un approccio. E lei a un certo punto mi dice: "Guarda che io mi sento che devo andare avanti, io mi sento che voglio continuare". E quindi lei ha continuato, ha continuato, continuato, continuato e lei ha proprio fatto un momento con i succhi, insomma sotto controllo, una situazione sempre molto gestita, però nella quale è veramente arrivata a cambiare la vita, l'aspetto fisico, il corpo è ritornata elastica, insomma sono successe tante cose. Io adesso vorrei che venisse lei, spero di poterla avere ospite per farvi raccontare dalla sua stessa voce. Ehm, quindi, mhmm Mh. Bene, quello che succede appunto sono grossi cambiamenti. Può non essere per tutti così, ci può essere qualcuno che prova, che fa magari una prima esperienza di 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, vede che non muore, vede che non succede niente, allora poi ci riprova e diciamo pela la cipolla un po' per gradi. Insomma ognuno ha la sua forma, il suo approccio. Però io ho visto che funziona molto bene, specialmente se
supportato da un'attitudine mentale, se supportato da una serie di procedure anche fisiche di igiene, cioè docce, lavaggi, applicazione di argilla, ci sono tutta una serie di supporti al digiuno che fanno sì che da questo periodo nel quale noi comunque ci impegniamo per cambiare, possiamo trarre veramente il massimo beneficio e, il massimo stimolo per andare verso un'esistenza più naturale che fino adesso non abbiamo mai sperimentato, perché comunque tutti noi siamo figli della tradizione consumistica, voglio dire, siamo cresciuti tutti a pane e Nutella, tranne qualche magari bimbo fortunato che aveva già dei genitori un po' più avanti, senza nulla togliere a santa mamma e santo papà, santa nonna, santi chiunque ci abbia fatto il pane e Nutella, che ringrazio e ringrazierò sempre per tutta la vita. Però stiamo consumando pane bianco, prodotti completamente raffinati, che hanno perso tutte le loro proprietà nutrizionali, che sono, praticamente niente altro che colla per il nostro stomaco e quindi insomma questa cosa, già può essere un problema. Tutti quanti noi, abbiamo bisogno di ritornare verso alimenti comunque meno raffinati e meno trattati. Mhmm, bene, io mi dispiace di non avere altre domande, comunque spero di avere risposto a tutte quelle che mi sono state poste in questi giorni in chat. Vi invito a seguirci sul canale Telegram, a cercarci online assist.foundation, a incuriosirvi, a provare, anche perché, ognuno ha il dovere, secondo me, anche morale, di essere medico di se stesso. Solo noi sappiamo come ci sentiamo e che cosa stiamo provando, stiamo percependo ed è ora di, prenderci la responsabilità della nostra salute senza delegare a terzi. Bene, quindi detto questo io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo martedì, il tema non lo so ancora, ma ora vediamo. Vi ringrazio e buona serata. Ciao. Allo